in corsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Cari amici appassionati, un ciao a tutti, eccoci arrivati alla terza puntata di Nostalgia anni 80 e 90. Di cosa parliamo oggi? Beh dai, l'avete capito tutti, vogliamo fare un salto nel passato e rivedere ai giorni d'oggi i cabinati, le sale giochi e quello che è successo. Eccomi una piccola introduzione di quello che è le sale giochi di Riccione, perché io ogni tanto quando posso faccio un salto e vedremo assieme a me, che sono Andrea, e all'amico Matteo, le sale giochi, quello che abbiamo in casa, che ci siamo procurati perché siamo due appassionati, non vendiamo, ma siamo due veri appassionati. Appassionati di cosa? Di videogame, di retro console, di retro computer, e chiaramente ci siamo procurati anche due cabinati arcade per iniziare a farvi vedere qualcosa che ogni tanto abbiamo il lusso di permetterci rivivere gli anni 80 con gli arcade in casa. Avete sentito il rumore di sottofondo? Era un gran casino che c'era nelle sale giochi, e quindi ormai non si sente neanche più tanto, perché comunque vabbè, i tempi sono cambiati e anche non è facile trovare ancora gli arcade, perché come vedete dal video hanno introdotto anche tanti giochi per bambini sicuramente più moderni e differenti da quello che erano le nostre schede Jamma e arcade anni 80. Ma qualcosa c'è ancora, come vedete dal video, dai Daytona USA, quindi giochi di guida, qualche Segarelli si trova ancora, e anche qualche Naomi, che erano i giochi della Sega, del famoso Virtual Tennis, Virtual Striker e altri titoli simili che hanno fatto la storia del videogame nelle nostre sale giochi italiane. Ecco qui il secondo cabinato che ho portato a casa, e ragazzi ha il suo perché comunque è ancora una macchina dove, nonostante vedete i segni del vissuto, non è nuova, è degli anni 80, però ho ripristinato, quando l'ho presa anni fa, i joystick con degli EDR. Questi sono secondo me tra i migliori joystick che ci sono, con i relativi pulsanti. Qualcuno chiaramente è rimasto vecchio, però ecco, questa era proprio la sua parte originale del Player 2, e ancora, come vedete, il suo schermo CRT con quello che poteva dare e che dà ancora oggi il senso vero dell'arcade. Gli schermi di una volta, perché comunque ci sono altri tipi di cabinati che sono stati fatti, revisionati, restaurati, dove oggi c'è lo schermo LCD, e tra un po' ne vediamo uno assieme. Sono sicuro che molti arriveranno anche a dire: perché addirittura avere un cabinato in casa? Ma siamo matti a occupare tutto questo spazio? Ce ne sono di diverse misure, e se non avete tanto spazio vi posso dire che ci sono ancora dei cabinati da 52 cm di larghezza, ragazzi, quindi valutate bene. Non avete veramente 52 cm di spazio in una cameretta? Se avete almeno un trilocale e siete veramente appassionati di videogiochi, questo è qualcosa da cercare, da ricomperare. Anche un pronto scheda dove potete mettere un computer,
un Raspberry Pi 4 con una JAMA Pi per poter utilizzare direttamente senza impazzire sul cabinato con i tasti originali dell'epoca e tutta l'infrastruttura professionale dei noleggiatori e dei cabinati originali, se ne volete uno addirittura originale ci sono. Avere la possibilità di rivivere la sala giochi in casa non ha prezzo, bisogna provare per poter capire veramente di cosa stiamo parlando. Ecco, come vi dicevo, questo qua è un cabinato piccolo, misura 52 cm di larghezza, quindi ragazzi pensateci bene, è alto 1,60 m, guardate, è un vero gioiellino. Questo qua è una macchina modificata con schermo verticale, restaurata, con tante parti ancora originali, della gettoniera, i pulsanti, anche questi sono EDR di un'altra serie, ma comunque tra i migliori, tra l'altro prodotti in italiano. Stiamo parlando di joystick italiani, ragazzi, esportati in tutto il mondo, a quanto pare, a detta di molti, i migliori come precisione e affidabilità in questo tipo di giochi arcade. Questo cabinato, come sto dicendo, offre uno schermo verticale, quindi per gli stili di arcade pre-JAMA, comunque i primissimi con lo schermo verticale, ne avevano fatti tanti di giochi belli, ne vale assolutissimamente la pena averne uno così, in questa configurazione. Perché vi dico questo? Perché se avete qualche gioco tipo Girus, visto in verticale, è un altro mondo, ragazzi. Sono nati con schermi verticali questi tipi di arcade, e quindi la cosa migliore, se potete e avete un pochino di spazio a disposizione, sicuramente il consiglio mio personale, e poi vedrete anche Matteo nella seconda parte del video cosa avrà da consigliarvi nella sua realtà di casa oggi, io dico top è avere una macchina con schermo verticale e una macchina con schermo orizzontale. Il nostro salto nella sala giochi di casa non poteva non mancare di farvi vedere lo spacca joystick e spacca polsi. Hyper Olympics e Track and Field hanno fatto storie anche questi chiaro sono giochi orizzontali, sono perfetti su questo tipo di cabinato. Comunque ci sono tanti modi oggi di reinterpretare l'arcade in casa. Potete avere sia le JAMA originali, gli MVS per il Neo Geo, qualche sistema analogo che adesso non sto a elencarvi tutti, se no facciamo un classico video di recensioni. Noi vogliamo riportare semplicemente un po' di nostalgia anni 80 e 90 nei vostri cuori e farvi rivivere un pochino quello che può essere oggi, cosa è rimasto, cosa c'è ancora. Ma ragazzi, si può, con una spesa ragionevole, se vi accontentate di avere un cabinato pronto scheda, quindi generico, qualcosa in casa che veramente vi fa tornare indietro, avere ancora i gettoni, i pulsanti, i joystick, le cose che ci hanno fatto vivere momenti magici negli anni 80. Per chiudere questa parte mia iniziale del video, prima di lasciare la parola al mio amico Matteo, vi dico due cose ancora. Allora, tra le varie possibilità di giochi, oggi sempre rimanendo in ambito originale, potete avere dei giochi tipo Blazing Star che sono formato Neo Geo, quindi su MVS. Queste erano le cassette, vedete, originali MVS Neo Geo degli anni 80-90, e queste qui invece erano, questa è una pre-JAMA, ben vedete di cosa si tratta. E è una scheda molto grossa, perché comunque guardate, stiamo parlando, la mia spanna è di 25 cm, quindi sono schede circa di 40 cm di altezza per 28 di larghezza. Questi erano i due principali standard, senza entrare nei dettagli tecnici, perché di video, recensioni e cose tecniche sugli arcade chiaramente c'è pieno YouTube, e noi non vogliamo portarvi questi, noi vogliamo, come detto prima, qual è lo scopo delle nostre puntate. Ragazzi, spero che vi piacciono, e se vi piacciono lasciate un bel like, avanti col ditino, premete che non costa niente, portarvi semplicemente indietro negli anni e farvi vedere qualcosa che oggi c'è ancora, che funziona e che oggi ancora si può avere. Quindi siete appassionati di videogiochi, siete appassionati di arcade, forza, con la possibilità di avere uno degli ultimi cabinetti che ci sono in giro, cercate il pronto scheda, ricordatevi questa cosa. È inutile, se non siete super mega folli appassionati,
comprare un cabinato originale, prendete un pronto scheda, potete mettere dentro o delle MVS Neo Geo se siete appassionati di Neo Geo, o delle semplicissime schede JAM, oppure dei sistemi multischeda, ce ne sono tanti, anche se secondo me non sono al massimo, non danno la stessa resa di questi giochi comunque originali che potete ancora trovare su eBay e nei vari mercatini. Ragazzi, grazie di avermi seguito, lascio ora la parola all'amico Matteo. Forza Matteo, con la tua parte, vai, ciao! Che tutti i ragazzi degli anni 80 e 90 abbiano nel cuore la sala giochi, e credo anche che un po' tutti quanti quelli che hanno frequentato questi luoghi magici abbiano sempre desiderato di avere un cabinato in casa propria. Forse soltanto all'età adulta, una volta che siamo diventati economicamente indipendenti, abbiamo potuto realizzare questa cosa. Per quel che riguarda me, l'ho fatto, anche se sarebbe stato bellissimo poter avere molto più spazio e soprattutto avere cabinati dedicati, un cabinato di Outrun, per dire, il cabinato di Space Invaders, eccetera eccetera. Però il posto è quel che è, io mi devo ritenere fortunato e mi sono portato a casa, per fortuna, questi due cabinati anni 90, ancora oggi a mio parere meravigliosi. Il primo che comprai è questo Magnum targato 1992, che monta ancora tutta la sua elettronica originale. Adesso vedete su c'è una Pandora Box, sto facendo alcuni esperimenti, però dentro, per quel che riguarda l'elettronica, per quel che riguarda anche il CRT, un Antarex, è tutto quanto originale di quando uscì in sala giochi. E tra l'altro quando lo acquistai mi ricordo che riuscì a portarmi a casa, oltre che la base MVS, anche un po' di cartucci che dopo ho ampliato nella mia collezione, le famose cartucce MVS. Bellissimo, ancora adesso veramente è uno spettacolo, è un gran piacere poterlo utilizzare. Bellissimo Magic Nevada, che letteralmente, ragazzi, è uno fondo di magazzino, praticamente nuovo, non ce l'aveva un noleggiatore che non li aveva praticamente mai utilizzati, e grazie all'amico abbiamo realizzato un Mame Cab. Praticamente dentro c'è un computer con tutto quanto quello che riguarda il Mame. Questo qui tra l'altro è un corpo macchina, chiamiamolo così, veramente molto interessante, perché si può aprire e si può girare il monitor in verticale, avendo dentro la struttura rotante del monitor. È stato un po' moddato, infatti, come potete vedere, luci neon, lucine trasparenti, eccetera eccetera, però a grandi linee ha mantenuto la sua struttura originale. Di posto era rimasto, sono riuscito a portarmi a casa anche una mini guida. Queste qui erano frequenti nei bagni al mare, e credo che ancora adesso sinceramente si trovino, e questo è perfettamente funzionante. Ho tolto il vetro perché così ho la possibilità di andare a toccare, a mettere posto, mettere mano dove serve di volta in volta, ma anche qui sopra c'è il suo vetro temperato. Se si arriva alla fine della partita vince una bella biglia gommosa. E niente, anche questo qui è sicuramente un ricordo estremamente presente negli ex giovani degli anni 80 e 90, frequentatori di sale giochi, frequentatori nel mio caso di posti nella Riviera Romagnola, dove eravamo estremamente fortunati perché ricchi di tutti quanti questi oggetti. Un saluto a tutti, ragazzi. Allora ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla chiusura della nostra puntata di nostalgia anni 80 e 90. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, forza, che qui siamo pronti a fare una nuova puntata. Scriveteci nei commenti cosa volete vedere degli anni 80. Un grazie da Andrea e da Matteo. Alla prossima puntata, a presto, ciao a tutti.